Partire, un verbo che non usavamo da tempo. Scegliere una meta, preparare le borse, la macchina fotografica e ritornare almeno per un po' alla nostra amata normalità. Finalmente in macchina, liberi di sconfinare verso altre regioni. Rotta verso Rio Maggiore, Liguria, Cinque Terre. Da tempo volevamo provare questa meta e finalmente eccoci qui. Una meta che sappiamo non semplice per chi usa una sedia a rotelle, ma che sentivamo di voler verificare di persona, cercando di andare oltre i nostri limiti ed affinare come complici di questo sogno le nostre tecniche per superare barriere e stereotipi. Arriviamo per ora di pranzo e subito ci scontriamo con quella che è la morfologia di questi antichi villaggi di pescatori arroccati sulla costa. Paesi fatti di scalini e strade ripidissime. Ci prendiamo il resto della giornata per scoprire Rio Maggiore, con i suoi scorci e le sue strade disegnate tra le rocce, prima di tornare al nostro appartamento per la sera. Il nostro Airbnb, ovviamente, è in cima a una rampa di scale. Sapevamo di doverle superare già da quando l'abbiamo prenotato, ma sapevamo anche di trovare una casetta davvero confortevole e priva di barriere al suo interno. Il mattino dopo decidiamo di spostarci in treno per visitare altri 2 paesi. Idea non del tutto fortunata. Viaggiare in treno, se si usa una sedia a rotelle, spesso vuol dire fare i conti con strutture mancanti, fatiscenti o semplicemente inutilizzabili per poca cura o leggerezza. Ma non ci scoraggiamo e con la nostra buona volontà, testardaggine e qualche aiuto esterno, in treno raggiungiamo Monterosso. Con il suo lungomare, la spiaggia e il porticciolo è un paesino semplice da visitare e dopo esserci persi tra i suoi vicoli ci concediamo il nostro primo pranzo al ristorante dopo tanti mesi di lockdown, prima di prendere nuovamente il treno, questa volta in direzione Vernazza. Dalla stazione, la strada principale di questo piccolo paese ci guida dolcemente verso il mare, dove il resto della giornata scorre tra le foto e l'aperitivo. Il mattino dopo ci muoviamo in auto e capiamo subito che spostarsi da un paese all'altro non è veloce come in treno. Curva dopo curva arriviamo a Corniglia. Parcheggiamo l'auto all'ingresso del paese e ci infiliamo tra i suoi stretti vicoli, dove l'unica cosa che ci sentiamo di esplorare è una splendida terrazza sul mare. Un'altra manciata di curve ci separa da Manarola. Il pass disabili ci permette di lasciare l'auto in ZTL e di arrivare con facilità a intraprendere un pezzo del sentiero azzurro, che qui coincide con la via dell'amore. Possiamo percorrere solo poche centinaia di metri, prima di tornare indietro, proseguendo verso lo sbocco sul mare
che probabilmente fa di Manarola il borgo più romantico delle Cinque Terre. I nostri pochi giorni di ferie sono finiti e il mattino dopo lasciamo il nostro appartamento di Rio Maggiore. Sfruttiamo il resto della giornata concedendoci un'altra breve tappa a Porto Venere. Il tempo di un pranzo vista mare, qualche foto e si torna in macchina. Non soddisfatti ci fermiamo ancora lungo la strada per far tappa a Sestri Levante, ma la pioggia ci fa capire che è ora di tornare verso casa. Un piccolo viaggio tra i borghi suggestivi e impervi delle Cinque Terre. Non so se consigliare un viaggio come questo a chi ha una sedia a rotelle, ma noi l'abbiamo fatto. Decidete voi.